Alle mie spalle l'Allianz Stadium, alle mie spalle nella sala conferenze è andata in scena la presentazione di Danilo che, come tutti ben sappiamo, ha scelto la maglia numero 13 e che ha debuttato, seppur non in un impegno ufficiale, nella ripresa dell'ultimo atto per la Juventus dell'International Champions Cup contro l'Atletico Madrid a Stoccolma. Danilo, che mi è sembrato molto motivato nel sposare questa avventura, arriva qui con pochissime aspettative a livello di ambiente, no? Perché tutti l'hanno per scontato, e sulla carta è effettivamente così, che la Juventus sulla destra e anche sulla sinistra, perché Danilo all'occorrenza può giocare lì proprio come ha fatto contro i Colchoneros, abbia messo a segno un downgrade, ovvero ci abbia perso nello scambio con cui gli favore con João Cancelo. E ovviamente è così perché Cancelo, soprattutto nella prima parte della passata stagione, ha dimostrato e come di essere un signor giocatore, secondo me il migliore elemento bianconero nelle battute iniziali dell'annata insieme a Cristiano Ronaldo. Però ormai Cancelo è il passato, Danilo è presente e vedremo se sarà anche per quanto tempo futuro. Danilo, che ha detto di aver parlato con Alexandro, suo compagno di squadra ai tempi del Santos e del Porto, prima di del trasferimento alla Juve. Danilo, che ha fatto anche una battuta su Ronaldo, perché entrambi hanno giocato assieme a Real Madrid. Tra l'altro Danilo ha vinto 2 Champions League e ha detto: Danilo, ho chiesto a Ronaldo di poter prendere la maglia numero 7, ma sostanzialmente era già occupata e quindi ho dovuto optare per un altro numero. Ovviamente si scherza, però ciò fa capire come la Juve abbia preso un giocatore d'esperienza. Io vi chiedo, scrivetelo nei commenti, cosa vi aspettate da Danilo? Che possa fare la differenza? Che manderà in panchina De Sciglio? Che all'occorrenza giocherà a sinistra? Perché in questo momento a livello mediatico sembra che veramente la Juventus abbia preso uno qualunque. E secondo me, solitamente alla Juventus questi colpi si rivelano anche i più azzeccati, quelli che arrivano sotto traccia, quelli che arrivano con la voglia di lavorare. E Danilo ha detto anche che in Italia vorrà perfezionare i suoi punti deboli, un giocatore che secondo me, tra l'altro, è sempre stato molto offensivo, no? Noi avevamo raccontato, o meglio io, nei miei video, che la Juve vendeva Cancelo perché voleva prendere un giocatore con caratteristiche differenti e più propenso alla fase difensiva. Alla fine, secondo me, la Juve ha scambiato Cancelo, prendendo quello che poteva prendere e soprattutto ragionando non dal punto di vista tecnico ma in chiave plusvalenza. Una Juventus impegnata in queste ore sul fronte cessioni, a testimonianza di queste ore calde in chiave uscite, che non c'era Paratici qui alla presentazione di Danilo, c'erano solamente, tra virgolette, il vicepresidente Pavel Nedved e il vice direttore sportivo Federico Cherubini. Quindi vedremo già domani qualcosina a livello di calcio giocato, perché ore 17 ci sarà la solita kermesse, appuntamento tradizionale in famiglia a Villar Perosa. Ci saranno i miei video, e poi la novità è anche l'appuntamento di sabato a Trieste per un amichevole con la Triestina, funzionale soprattutto considerando che dall'Atletico Madrid prima di campionato ci sarebbe stato troppo tempo senza fare un vero e proprio test, perché quello di domani, no, è più, diciamo, una festa rigorosamente a tinte bianconere. Quindi Sarri voleva un amichevole, è stato accontentato, e a Trieste vedremo la sua mano per poi pensare all'anticipo di campionato del Tardini, ovviamente contro il Parma. Insomma ragazzi, se siete tifosi della Juventus iscrivetevi al mio canale, mettete like ai miei video e ci vediamo a Villar Perosa, ovviamente. Un abbraccio.